come realizzare un portaocchiali stoffa. Benvenuti e bentornati sul canale di Design e Creations. Oggi vediamo insieme come realizzare un portaocchiali stoffa. Di cosa abbiamo bisogno? Di un 20x37 cm di stoffa esterna, un 20x20 di stoffa interna, 20x37 di fliselina o imbottitura, un pezzo di 4 cm di velcro a strappo, spilli aghi da cucito, una riga e il cartamodello lo realizzeremo insieme. Iniziamo. Per prima cosa creiamo il cartamodello. Prendiamo la nostra carta per il cartamodello e tracciamo una linea di 20 cm x 37 cm. Andiamo a ritagliare poi il nostro rettangolo di 20 x 37 cm. Allo stesso modo ritagliamo il nostro cartamodello di 20 cm x 20 cm, facendo sempre bene attenzione ad utilizzare le forbici per la carta. Una volta ritagliato il cartamodello del 20 cm x 37 cm bisogna arrotondare gli angoli e lo facciamo in questo modo. Pieghiamo per metà il foglio e gli angoli li andiamo ad arrotondare con delle forbici. Appoggiamo il cartamodello sul rovescio della stoffa e contorniamo tutto con un gessetto. Facciamo la stessa cosa sia per il cartamodello di 20 cm x 37 sia per il cartamodello di 20 cm x 20 cm. Una volta ritagliata la stoffa di 20 cm x 20 cm e quella di 20 cm x 37 cm, proseguiamo con il tagliare. Io ho messo il filtro per la cappa, ma potete utilizzare tranquillamente una fliselina pari a 20 cm x 37 cm, un solo pezzo. Se come me avete deciso di utilizzare un'imbottitura, quindi un filtro da cappa per la cappa, appoggiate il filtro da cappa come base e ci appoggiate sopra il rovescio del pezzo di stoffa ritagliato di 20 cm x 37 cm. Dopodiché prendete la misura di 9 cm a partire dall'alto e bloccate tutto con uno spillo. Fate la stessa cosa anche dall'altro lato. Ora dai 9 cm che abbiamo preso come misura dobbiamo andare a piegare in questo modo, facendo ben combaciare i laterali. Dopo che abbiamo effettuato questa piegatura, appoggiamo il dritto sul diritto del 20 cm x 20 cm e andiamo a chiudere tutto con degli spilli. Ci troveremo il lavoro in questo modo. Ovviamente adesso dobbiamo andare a rifinire gli angoli anche della base del 20 cm x 20 cm. Vediamo. Dopo aver bloccato il tutto con degli spilli, andiamo ad effettuare una cucitura a 1 cm dal bordo sui due laterali e la parte superiore. La parte inferiore invece la terremo aperta per il momento. Procediamo adesso quindi a rifilare il progetto. Se abbiamo svolto correttamente tutto il lavoro, ci dovremmo trovare la parte inferiore aperta in questo modo. Dopo aver rifilato il progetto, andiamo ad effettuare dei piccoli taglietti soltanto nella parte degli angoli, facendo bene attenzione a non arrivare nella parte della cucitura. Ed ora siamo pronte per andare a risvoltare il nostro lavoro. Andiamo a risvoltare dove stanno le due stoffe e non dove sta l'imbottitura. Come suggerisco sempre, facciamo bene attenzione in questo passaggio agli angoli. Ecco qui il nostro lavoro risvoltato. Siccome abbiamo ovviamente ancora la parte inferiore aperta, possiamo adesso procedere con un punto a macchina, punto dritto a 1 centimetro dal bordo e andiamo a chiudere questa parte qui che avevamo lasciato precedentemente aperta.
Io mi sono aiutata con delle pinzette da cucito, ma se vi è più comodo potete utilizzare sia spilli che pinzette, come più preferite. Dopo aver eseguito la cucitura nella parte inferiore del progetto, prendiamo la parte superiore questa volta, la dividiamo a metà e segniamo con uno spillo qual è la nostra metà. Apriamo il nostro progetto e a 2 cm dalla parte superiore andiamo a fare un segnetto o con una penna cancellabile o con un gessetto che sarà il punto in cui andremo ad attaccare a cucire il velcro a strappo. Adesso proviamo a chiudere la nostra pattina superiore e vediamo dove va a capitare il velcro a strappo, così da poter cucire anche l'altra parte del velcro. Ed ecco qui il nostro progetto finito. Io ho utilizzato l'interno e l'esterno della stoffa della stessa fantasia. Se hai trovato utile questo video e ti è piaciuto, ti ricordo di mettere un bel like alla pagina e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video. Ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine.